Salve a tutte e a tutti! In questo breve video voglio mostrarvi come applicare correttamente la griglia a 9 caselle su una planimetria e in particolar modo se ci serve per analizzare mancanze, aggiunte o problematiche all'interno della nostra abitazione. In internet molto spesso si trovano metodi diversi per applicare il bagua, poiché soprattutto in Occidente è diventata molto famosa la cosiddetta scuola dei berretti neri, che non ha molto a che fare con il Feng Shui originario, ma che è un sistema che è stato sviluppato negli anni 80 negli Stati Uniti e che di fatto è diventato molto conosciuto in Occidente, poiché è più accessibile rispetto ai sistemi tradizionali. Bisogna fare però due note prima di iniziare il lavoro. La prima è che ovviamente più una casa è regolare, più è semplice tracciare questo schema. La seconda è che non tutte le case effettivamente possono essere rappresentate attraverso questo schema. Questo poiché certe conformazioni, certe strutture hanno necessità di sfruttare una mappa di tipo radiale, quindi che ricorda molto di più la bussola geomantica, quindi il Luopan che utilizziamo quando facciamo le misurazioni all'interno di un'abitazione, e non il sistema più semplice delle 9 caselle, quindi quello più collegato alla scuola dei trigrammi. Quando abbiamo finalmente tracciato la riquadratura corretta, basta dividere per 3 le lunghezze dei vari lati e dopo tracciare le perpendicolari. In questo modo avremo una mappa precisa dei vari settori della casa, che ci permetterà poi di analizzare i rapporti tra le varie funzioni, ci permetterà di analizzare la spazialità e la direzione delle stesse e quindi di partire proprio con un'analisi base utilizzando il Feng Shui degli spazi in cui viviamo o in cui lavoriamo, perché ovviamente questa mappa può essere utilizzata anche sul luogo di lavoro, soprattutto se è un luogo di lavoro che viviamo per molte ore della giornata. Per definire qual è la riquadratura più corretta di un'abitazione, bisogna innanzitutto comprendere qual è la fronte e il retro, quindi qual è la fenice e la tartaruga di un'abitazione. E a seguito bisogna capire quanto dell'abitazione deve essere inclusa e quanto in realtà è esclusa dalla stessa. Come potete vedere in questi esempi, infatti, le abitazioni possono avere delle estensioni, possono avere delle mancanze ed è importantissimo calcolarle in modo preciso quando si va a tracciare questa riquadratura. I terrazzi, i balconi o comunque degli aggetti esterni, a meno che non vengano utilizzati quotidianamente, come potrebbe essere ad esempio per una veranda utilizzata da sala da pranzo, non vanno mai inclusi. Questo poiché sono degli elementi accessori che non vengono vissuti quotidianamente dagli abitanti di una casa. Per essere sicuri dell'orientamento in caso di case irregolari o magari di case con pareti oblique, bisogna prestare sempre molta attenzione a quelle che sono le pareti interne di un'abitazione. Infatti, un'abitazione, anche per quanto obliqua o irregolare sia, ha sempre una certa direzionalità sulle pareti. Quindi, tenendo in considerazione proprio la linea delle pareti, andiamo a tracciare la base del disegno. Quando si è tracciata la base, bisogna capire quanto questa base deve essere estesa e quanto deve includere dell'abitazione. In questi due esempi vediamo come un'abitazione è molto semplice e regolare, quindi è facilissimo tracciare la mappa del bagua. Mentre nel secondo esempio l'abitazione è molto irregolare e quindi bisogna prestare attenzione a tutte le zone che di fatto diventano una mancanza, quindi qualcosa che è compreso nella mappa ma non è presente,
e quanto invece diventano un'aggiunta, quindi che sono presenti nella mappa ma al di fuori della stessa, come in un certo senso un'estensione. Questi settori che hanno le estensioni è come se fossero in un certo senso potenziato, quindi a seconda del tipo di analisi che gli si vuole applicare anche dal punto di vista psicogenealogico, ad esempio, bisogna notare bene come questo è il qualcosa in più che può supportare o diventare un bagaglio anche per quel determinato aspetto della vita. Definita la griglia, si può anche assegnare direttamente la direzione di ogni settore. In questo modo sarà molto più chiaro comprendere come la nostra abitazione è disposta e come ad esempio certe direzioni possono essere potenziate o depotenziate dalla struttura della casa stessa. Fate però attenzione a una cosa quando inserite le direzioni. Alcune scuole, come quella dei berretti neri che accennavo prima, tendono ad assegnare il nord come caratteristica alla parete collegata alla porta d'ingresso. Questo è funzionale per il loro sistema, che dopo si evolve in un altro modo rispetto al feng shui orientale tradizionale. Poiché in realtà il nord sarà sempre nella direzione del nord geografico, poiché è da quella direzione che noi come sapiens percepiamo una determinata tipologia di energia, quindi legata allo yin, legata alla notte, legata al freddo in un certo senso, quindi alle caratteristiche tipiche del nord. Se noi andiamo, a prescindere dalla spazialità, ad assegnare il nord alla parete collegata alla porta d'ingresso e magari abbiamo una porta d'ingresso a sud della casa, è chiaro che tutta la nostra analisi dopo sarà sbagliata. Chiaramente se una scuola ha un'impronta differente ha anche le sue spiegazioni, ma mi raccomando, quando applichiamo il bagua e applichiamo le direzioni del bagua, utilizzare esclusivamente le direzioni geografiche effettive, che possono essere rilevate con una bussola e che quindi rappresentano effettivamente come la nostra casa o un determinato edificio è inserito nel pianeta. Grazie e in caso di dubbi scrivete pure all'indirizzo presente in descrizione.